A fanpage, l'icona di Ballando con le Stelle contro Valerio Staffelli e TG di Antonio Ricci. Non ho spaccato il tapiro, me l'hanno lanciato e si è rotto. Ciao a tutti, io sono Newspage, il vostro reporter di fiducia e oggi sono qui con una notizia veramente interessante, ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Newspage se amate il gossip, il glamour, il fascino nel mondo degli attori e dietro le quinte. Se è questo che vi interessa, cliccate il pulsante iscriviti e non ve ne pentirete. E ora iniziamo. Allora, nuovi dettagli sul servizio di stasera in onda il 7 dicembre. Praticamente Guillermo Mariotto è l'uomo del momento, l'iconico giudice di Ballando con le Stelle, ha esibito in questa settimana tutto il meglio della sua personalità vulcanica, uscendo di scena anticipamente durante la diretta della scorsa puntata. Per questo motivo Valerio Staffelli di Striscia Notizia ha cercato di consegnargli un tapiro d'oro nella puntata che vedremo questa sera, come dicevo prima, sabato 7 dicembre. A fanpage.it Mariotto ha raccontato la sua vera verità tra provocazioni reciproche e un tapiro accidentato. Il giudice non risparmia le sue frecciate pungenti al programma di Antonio Ricci. Chi non lo conosco e ci aiuta anche a ricostruire quello che è accaduto a Ballando. Dovevo essere in Arabia Saudita, avevo 17 principesse reali da vestire. Il suo rapporto con Mili Carrucci è una sorella, Ballando è una famiglia. Chiusura al vetriolo sull'ex concorrente Sonia Bruganelli. La cosa più bella che ha è suo figlio, simpaticissimo, ha preso tutto dal padre. Nulla su quel pirla lì, praticamente ha parlato anche di Zazzaroni, credo, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore, questo è il dramma, tu provi a spiegare quello che invece ti parla sopra, loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c'è un però. Quale? Se metteressero in onda tutto senza fare montaggio, allora ci rimetterebbero loro le penne, ma loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che vogliono. Nelle anticipazioni tu lasci intendere di voler spegnere la sigaretta nella bocca di Staffelli. No, non ho fatto solo il gesto della sigaretta da spegnere, lui ha chiuso la bocca e io gli ho detto fai bene a chiudere la bocca, una semplice provocazione che loro trasformeranno in quello che gli pare. Ma come è andata veramente? Mentre lui parlava io gli dicevo vai via vecchiume, gliel'ho detto, lei usa una retorica antiquata, è vetusta e anche i capelli tinti, non sapeva poi a chi attaccarsi, ero arrivato con il mio assistente Emiliano Marinelli e la mia premiere Canterina Fusco e gli abbracciò per presentargli e fargli capire che stava arrivando da un viaggio di lavoro. Lui mi fa, sta strozzando la sua premiere in un momento storico dove ci sono femminicidi, ha cominciato a fare il maligno, a essere in malafede e tutto questo io lo detesto. La retorica con l'aggiunta della malafede è una cosa bieca che ti fa dire ma che ci sto a fare qui? Dicono che hai distrutto il Tapuiro, che è successo? Quando è arrivato il van io sono salito davanti, ho chiuso la porta, nel chiudere la porta lui non potendo darmi sto papiro me l'ha tirato ma io non l'ho neanche visto, il momento che ho chiuso la porta il tapiro è finito tra la porta e la macchina e si è spaccato, ma io l'ho saputo dopo, non ho fatto atti di violenza, non ho fatto niente di tutto questo e io ho semplicemente chiuso uno sportello e con lo sportello chiuso ho chiuso anche definitivamente le porte a questo programmuccio. Ma a parte questo inconveniente, tu segui il programma di Antonio Ricci, chi è? L'autore e creatore di Striscia la Notizia, ma che ne so io di questa gente? Io non guardo la televisione, manco ce l'ho a casa. Non potrebbe essere un attacco alla persona, insomma, del tipo mi sta antipatico Mariotto e ora l'attacco? Ma no, loro dovevano portare a casa lo show, i soldi, devono mangiare. Il tapiro ti arriva dopo quello che è successo a Ballando e dopo una settimana di indiscrezioni. Ma io stavo in Arabia Saudita con 17 principesse da vestire, ma che me ne frega a me di sta papinata che mettono su qua e là, vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me, è un momento delicatissimo, ti pare che io sto a pensare a ste fregnacce?
Miri Carlucci ha lasciato il taser, sabato prossimo si vedrà se Mariotto ci sarà o no. Dai, diamo per scontato che ci sarai. Si vedrà, certo, perché le vie del Signore sono infinite. Oggi magari non verrò ballando con le stelle, ma oggi no, perché non c'è ballando, c'è la prima alla Scala. A proposito, non ci sarai stasera? Non si sa, non si sa. Ma come sono i rapporti con Miri Carlucci? Miri per me è una sorella. La serata di sabato poi è andata molto bene. Sono tutti contenti per i risultati e io mi sono perso solo 5 balletti alla fine. In 19 anni mi hanno sempre, in 19 anni mi sembra che si possa fare. In chiusura, mi dici della tua affiliare Bruganelli? In chiusura, mi dici la tua sulla Affair Bruganelli? Ma Sonia Bruganelli è il passato del programma, è finita, ora dobbiamo pensare a quelli che sono dentro. Lei non è più dietro, dentro, e l'unica cosa che mi è piaciuta di lei è aver avuto la possibilità di conoscere suo figlio, Davide. Avesse avuto una briciola della simpatia del figlio, perché ci ammazziamo dalle risate, lui dice mamma si arrabbia perché rido delle tue battute. Poi io conosco il padre che ha quintali di intelligenza, il ragazzino evidentemente ha preso dal padre. Che dire cari ragazzi, stasera vedremo effettivamente il servizio di Striscia la Notizia, vedremo se ci saranno dei tagli, sicuramente faranno dei tagli, ma Mariotto ha voluto dire la sua su come andate le cose veramente. Secondo lui, come ha riportato la fanpage, non ha distrutto il tapiro di Striscia la Notizia, ma ha semplicemente chiuso il portello e evidentemente vediamo cosa succederà. È la sua versione. Voi cosa ne pensate di questa storia? Scrivetelo nei commenti qui sotto ed iscrivetevi al mio canale se siete interessati al mondo del glamour, del gossip, perché io sono sempre sul punto dell'onda nel commentare e argomentare le news. A presto e buon sabato.